Questo video è parte della playlist specifica sullo stato dell'Unione Europea. Penso ci sia bisogno di maggiore consapevolezza di noi. Dati ed informazioni circostanziate senza retorica. Vediamo cosa stanno facendo per affrancarci dalla dipendenza dei sistemi di pagamento americani. Un tema delicato. Io sono Francis Fanelli e questo è We Can Rise Up, un canale per conoscere ciò che accade intorno a noi. Il 2 febbraio, 5 fornitori europei di pagamenti hanno firmato un memorandum d'intesa per la costruzione di un sistema di pagamento paneuropeo destinato a stabilire la sovranità dei pagamenti europei. Inizialmente la rete coprirà 130 milioni di utenti in 13 paesi europei, rappresentando circa il 72% della popolazione totale dell'Unione e della Norvegia. Questo permetterà ai clienti di utilizzare le loro già esistenti app di pagamento transfrontaliere e trasferire denaro tramite un sistema europeo senza dipendere dalle aziende americane come Visa o Mastercard. Vediamo come dovrebbe funzionare la nuova rete di pagamenti digitali, come mira a sostituire Visa e Mastercard e se può funzionare. Come fanno i fornitori di pagamenti, tecnicamente noti come fornitori di servizi o PSP? Quando effettui una transazione usando la tua carta di credito o debito, stai fondamentalmente inviando denaro dal tuo conto bancario al conto in banca del venditore. Ma prima la transazione deve essere facilitata da un fornitore di servizi di pagamento, che è una società terza che agisce come intermediario tra i mercati e le banche. Le PSP gestiscono e semplificano l'intero processo di transazione e forniscono gateway online come portali di checkout e misure di sicurezza, protezione dalle frodi, conformità con regolamenti e altri servizi come cambio valuta. Consentono inoltre alle imprese che accettano una vasta gamma di metodi di pagamento, tra cui la carta di credito, carte di debito, bonifico bancario o portafogli digitali, tramite una singola piattaforma. Tuttavia, la questione per l'Europa è che la rete PSP esistente nel continente è dominata dai servizi americani, ovvero Visa e Mastercard, che insieme processano circa 2/3 di tutte le transazioni nell'Eurozona, secondo la Banca Centrale Europea, per un valore complessivo di 24 trilioni di dollari. Questo significa che le commissioni da commercianti, banche e terminali fintech, tutti essenzialmente riportano negli Stati Uniti ogni volta che elaborano una transazione. Pur essendo a livello individuale, le cosiddette commissioni di interscambio sono minime, spesso solo frazioni di percentuale, ma a livello continentale sommano a miliardi di euro ogni anno. C'è inoltre un impatto sulle imprese europee che si sono lamentate dei costi della legge associata alla gestione dei pagamenti, come una tassa nascosta sul commercio, perché queste tariffe sono inevitabili e possono essere aumentate dalle PSP facilmente, proprio per la mancanza di competizione. Questo influisce in particolare sulle piccole e medie imprese, che operano con margini ristretti. Ecco perché a volte si vedono piccoli negozi o venditori che non accettano pagamenti con carte. Vediamo qui come la quota del volume delle transazioni e del numero delle carte sia in costante aumento anno su anno. L'Unione Europea da tempo sta cercando di realizzare un'alternativa. Il progresso è stato lento, soprattutto perché Visa e Mastercard sono protette dai cosiddetti effetti di rete, nonché da un efficiente sistema di lobbying. Gli sforzi europei per ridurre il rischio dagli Stati Uniti nei settori critici sono stati galvanizzati negli ultimi mesi dalla crescita delle tensioni che a volte sono degenerate in guerra economica, come quella buffa del presidente degli Stati Uniti Donald Trump,
che minacciava di imporre ulteriori tariffe a 8 paesi europei contrari alla sua proposta di annessione della Groenlandia. I funzionari europei stanno diventando sempre più preoccupati, che proprio come accadde quando Visa e Mastercard sospesero le loro operazioni in Russia dopo l'invasione in Ucraina. Gli Stati Uniti potrebbero trasformare il suo dominio sul mercato in una leva per ottenere concessioni dal blocco europeo. Il sistema in costruzione coprirà inizialmente 13 paesi, che rappresentano quasi 3/4 dei cittadini dell'Unione, più i norvegesi, con mercati aggiuntivi come la Svizzera e paesi non appartenenti all'Eurozona che possono aderire. Paesi con fornitori di pagamenti nazionali esistenti possono essere in grado di unirsi direttamente, mentre quelli senza possono adottare uno dei pagamenti dei fornitori già partecipanti al progetto. La rete mira a istituire un corpo centrale per concentrarsi sulla costruzione dei fondamenti tecnici nella prima metà di quest'anno, per iniziare il lancio dei pagamenti incrociati più avanti quest'anno e infine espandersi nell'e-commerce e alle transazioni di persona o al punto vendita nel 2027. Non è un'idea del tutto nuova. L'alleanza stessa fu istituita per la prima volta nel dicembre del 2023, ma da allora si è ampliato da soli 3 membri, l'italiana Bancomat, Bizum della Spagna e SIBS del Portogallo. Ora sono 6, inclusi il VIPS norvegese, che copre anche la Danimarca e Finlandia, BLIK della Polonia e il DAS della Grecia. Questo riflette il diffuso sostegno politico e strategico in Europa sia tra i decisori politici che tra i consumatori, per iniziative volte a rendersi indipendenti dagli Stati Uniti. Inoltre l'idea è che i servizi partecipanti utilizzeranno un logo di branding condiviso insieme alle loro identità esistenti, che potrebbe agire come una sorta di etichetta Made in Europe per le transazioni finanziarie, incoraggiando gli utenti a scegliere fornitori europei rispetto a quelli americani. Quindi può questo essere anche efficace in Internet? Certamente non sarà in grado di sostituire Visa o Mastercard, considerando la presenza globale delle due aziende, ma ci sono alcune ragioni per essere ottimisti. Innanzitutto, a differenza della dipendenza presente in altri ambiti, nel cloud per esempio si calcola che gli Stati Uniti abbiano il 70% della quota di mercato con i giganti come Amazon, Microsoft e Google, l'Europa ha già l'infrastruttura e la dimensione per costruire un sistema di pagamento sovrano. L'iniziativa pianificata utilizza le già esistenti app di pagamento nazionali che già sono popolari in ogni nazione, invece di costringere gli utenti a partecipare a una piattaforma completamente nuova. Ciò dovrebbe rendere più semplice per il nuovo sistema erodere gradualmente il duopolio statunitense. È certamente vero, poi, che tra noi europei cresce la voglia di affrancarsi dagli Stati Uniti. Questo progetto ha 2 diversi nemici. Uno esterno, le lobby americane insinuate a Bruxelles. Rispetto a questo è lecito chiedersi per noi analisti dilettanti se sia un intento definitivo o solo un argomento di negoziazione che può essere abbandonato in cambio di altro. Il secondo nemico è interno ed è rappresentato dal progetto della Banca Centrale Europea per l'euro digitale. Almeno secondo le proposte attuali, permetterà alle imprese europee e ai consumatori di trasferire denaro direttamente, eliminando la necessità di qualsiasi intermediario in qualsiasi modo. Certo, c'è ancora molto da risolvere e molto deve ancora essere chiarito, ma i 2 progetti in parte si sovrappongono. Uno dei 2 soccomberà? Io spero che si sviluppino entrambi, perché la complessità del commercio necessita di entrambi. Attenzione, in Cina lo yuan digitale è quasi pronto. Sveglia! We can rise up. Like, iscrizione, fai girare. Like, iscrizione, fai girare.